Benvenuti su techbin.com. Oggi andiamo ad analizzare questa Pioneer Synto CD USB del 2016, il nome è DEC X2009UI. Allora, procediamo con la prima accensione, quindi diamo l'alimentazione per la prima volta. Ok. Ci chiederà di fare il setup iniziale, questo ovviamente viene fatto solo alla prima accensione, quindi clicchiamo su sì, quindi possiamo cambiare linguaggio, inglese, russo, turco, abbiamo queste tre lingue, poi possiamo impostare l'orario, possiamo impostare lo step della parte FM con cui l'autoradio cerca le frequenze, quindi se abbiamo ad esempio in alcuni contesti, in alcune nazioni abbiamo delle radio FM per esempio 98.50, allora dobbiamo selezionare lo step a 50, altrimenti possiamo lasciare benissimo a 100. Ok, e quindi possiamo uscire dalla modalità di setup. Adesso parte subito con la modalità demo, in cui ci vengono elencate le, diciamo, maggiori modalità. Quindi procediamo, diciamo, a vedere un po' di queste modalità, no? Quindi accendiamo l'autoradio, parte subito con la parte FM. Ci sono differenze che non Ok, passano inosservate. memorizzata. Ok, andiamo a disattivare la modalità demo, quindi si preme sul tasto centrale, il tasto menu, andiamo su System, ok, linguaggio, orario, PAUX, ok, troviamo una parte demo, facciamo demo off, yes, ok, così la modalità demo è stata spenta, quindi se spegniamo l'autoradio, ok, vedete non c'è più modalità demo, è rimasta solamente la parte dell'ora che si può spegnere attraverso questo tasto qui. Ok, così l'autoradio si spegne totalmente. Quindi ricordo che queste impostazioni vanno fatte solamente la prima accensione, poi rimangono in memoria, ok? Quindi se accendiamo l'autoradio, poi la spegniamo, ok? Rimane memorizzata la modalità che abbiamo selezionato in precedenza, quindi non c'è nell'orario e nel demo, ok? Quindi andiamo a vedere un po' di funzioni. Parte radio. Ovviamente le funzionalità sono classiche delle Pioneer. Qui abbiamo delle barre che indicano l'intensità del segnale. Vedete, in questo caso abbiamo l'intensità del segnale al massimo. La memorizzo su canale 1. Ok. Poi attraverso questo tasto possiamo selezionare la parte che tipo di stazione vogliamo ascoltare, PTI, ok. E qui abbiamo la parte di display, possiamo cambiare le impostazioni sul display, quindi orologio, frequenza, broadcast info. Ok. Poi andiamo a vedere un po' le funzioni. Quindi parte sistema, possiamo selezionare se Spotify se averlo on o off. Parte Spotify funziona tramite la porta USB, che è questa qui, quindi bisogna connettere uno smartphone con la porta USB, ok? Così è possibile utilizzare tutte le funzionalità Spotify attraverso lo smartphone, ok?
Qui abbiamo la possibilità di spegnerlo power save, ok, on o off, se praticamente si spegne dopo un tot di tempo, per sicurezza. Ok, qui abbiamo la possibilità di selezionare alcune impostazioni di Android, app control, memory, Android, ok. Qui dobbiamo scegliere se si può scegliere se inseriamo una penna USB se parte in automatico la musica. E poi ritorniamo al linguaggio, orario. Ok. Poi abbiamo la parte Mix Tracks che la vediamo dopo. E poi abbiamo la parte audio, molto completa questa parte. Ovviamente abbiamo il fader, classico, balance, anche questo è un classico, l'equalizzatore, abbiamo le 5 diciamo preimpostate Pioneer, Powerful, Natural, Vocal, 2 Custom, Flat, Super Bass. Andando a selezionare Custom possiamo selezionare da 80 Hz fino a 8000, quindi 80, 250, 800, 2005 e 8000. Per ogni frequenza possiamo ovviamente esaltarla o diminuirla, ok? Quindi per ogni frequenza può essere cambiata sicuramente. E poi rimane memorizzata la parte Custom 1, Custom 2 vale la stessa regola. Ok? Poi abbiamo il Ludiness impostabile in 3 livelli. Scusate. Poi subwoofer, se possibile cambiare la fase, quindi off, spegnerlo, fase normale o fase invertita, per adeguarlo ai bassi degli altoparlanti anteriori. Poi qui abbiamo la possibilità di cambiare le impostazioni di filtro passo a passo, quindi da 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200 Hz. Qui il gain e anche la frequenza nel passo a basso, 12 dB per ottava o 24. Ok, qui possiamo impostare il basso boost su 6 livelli. Qui filtro passo alto per gli altoparlanti anteriori. Quindi abbiamo possibilità da 50, off ovviamente, 50 fino a 200 Hz. Anche in questo caso possiamo cambiare diciamo la parte, la pendenza, o 24 dB per ottava o 12 dB. Ok, quindi queste sono le impostazioni principali, quindi fader, balance, equalizzatore, Ludiness, subwoofer con varie frequenze, pendenza, passo boost e filtro passo alto. Okay. Poi abbiamo la parte relativa all'illuminazione, il dimmer. Possiamo selezionare se si deve trovare automaticamente in base all'orario, oppure manualmente, oppure attraverso il connettore ISO. Quando accendiamo i fari dell'automobile lui in automatico abbassa la luminosità. Okay. Poi abbiamo la luminosità, possiamo selezionarla manualmente per display e per i tasti. Ok, forse attraverso il video non si vede come aumenta o diminuisce. Poi abbiamo la possibilità di attivare questa funzione che mostra alcune animazioni sul display, ok, a distrattivo.
qui è possibile cambiare colore separatamente per i tasti e per i display. Qui abbiamo scan, possiamo impostare white per esempio, ne abbiamo tantissimi che si possono cambiare. Ok, imposto white, mentre per i display anche in questo caso è possibile cambiare separatamente. Imposto su ombra. Ok, quindi queste sono le impostazioni del display. La parte system l'abbiamo vista prima. La parte mix track funziona solo inserendo una penna USB e consente, praticamente l'autoradio fa un mix automatico tra le varie tracce. Quindi da qui possiamo selezionare il tipo, le impostazioni di questa, diciamo, funzione, quanto deve durare, se disattivarla. Ok, display. Da qui diciamo, quando si attiva questa funzionalità, Xtax, cambiano anche le impostazioni, diciamo, non solo mix la parte audio, ma anche il display viene animato, quindi possiamo cambiare anche le animazioni attraverso questa parte. Non le faccio vedere tutte, altrimenti il video durerebbe troppo. Ok, quindi proviamo con una penna USB a vedere come funziona. Ok, l'autoradio capisce che è inserito una penna USB. Proviamo a inserire funzionalità mix. Ok, vedete, quindi viene mixata tra la fine della prima canzone e l'inizio della seconda canzone, e in più cambiano anche postazioni sui display, viene questo effetto animato e così viene disattivato. Poi abbiamo la possibilità di collegare l'aux-in qui, ok, e anche la possibilità ovviamente del CD. Vedete, col CD non funziona in modalità mix track. Possibile attivare questa, diciamo, simulazione di analizzatore di spettro anche. Ok, bene, adesso vi faccio vedere anche i connettori posteriori. Per quanto riguarda le connessioni abbiamo una doppia uscita pre, front oppure posteriore o subwoofer, può essere cambiata dal menu. Poi abbiamo un altro connettore per aux-in, un connettore opzionale per i comandi al volante. Poi ovviamente abbiamo il connettore ISO e la presa d'antenna, questa qui. Okay. Ok, quindi queste sono, diciamo, le impostazioni principali dell'autoradio. Non ho fatto vedere la parte relativa
all'app Android, perché diciamo è davvero, il video durerebbe troppo, però con calma poi si può, diciamo, per chi possiede questo autoradio, con calma poi può provare queste funzioni. Bene, vi ringrazio e rimango a disposizione qualsiasi domanda. Grazie, saluto da techbeam.com.